Hey hey, sono Iso e bentornati su Rise of Kingdoms. Allora, rieccoci qua su Rock. Io effettivamente non è che porto tanti video di Rock, anzi l'ultimo è di 2 settimane fa, quindi devo iniziare a portarne un po' di più. Tra l'altro, visto che l'ultimo short che ho pubblicato vi è piaciuto parecchio, insomma ha fatto un sacco di visualizzazioni, è stato visto abbastanza, quindi penso di portarne altri perché sono anche abbastanza carini. Prima di iniziare col video volevo dirvi che ho partecipato a un'intervista fatta da Abra, sto ragazzo che appunto porta Rise of Kingdoms, fa interviste, fa video proprio sul gioco, e insieme a lui c'era pure Emis, un altro ragazzo che, indovinate un po', porta anche lui Rise of Kingdoms, molto più avanti di me naturalmente, e infine c'era pure Ger, il nostro nuovo compagno che porta anche lui contenuti su Rock. Mi raccomando, andate a riseguire, trovate i loro canali qua sotto in descrizione. Fateci un salto. Ora, tornando a noi, finalmente, dopo una roba incredibile come 542 giorni, sono riuscito finalmente a potenziare al massimo 2 marce. Lo so, ci ho messo tipo una vita, ma perché ho fatto una valanga di errori, come per esempio potenziare Zug 5551 e stessa cosa di Boudica 5551. Non li ho mai finiti ed è stato un madornare errore, infatti ho speso non so quante teste per questi due e ormai stanno in panchina e non fanno niente. Comunque finalmente ho maxato l'ultimo comandante che mi mancava, cioè Scipione l'Africano per la marcia di fanteria, infatti qui ci manca l'ultima abilità e scatush, voilà! Guarda che bellezza! Qui abbiamo la sua bellissima competenza che ci dice la truppa di questo comandante infligge un 10% di danni d'abilità in più, che è parecchio. In più è un'abilità passiva, vuol dire che è sempre attiva, quindi non c'è bisogno di attivarla, non si attiva con la rabbia, niente, e di base ce l'abbiamo. In più la sua truppa ottiene la rabbia un 30% più velocemente, se il suo bersaglio attuale è silenziato. Allora, di comandanti che silenziano in realtà non è che mi sono messo proprio a cercarli, ma l'unico che so che silenzia e viene usato insieme a Scipione è il mitico Guan, perché Guan dice le truppe colpite da questa abilità vengono silenziate per 3 secondi, che 3 secondi sono anche parecchi. E niente, se colpiamo delle truppe appunto silenziate otteniamo 30% di rabbia più velocemente. Quindi sarebbe una buona combo con lui, però detto francamente è abbastanza vecchiotto, non mi interessa, addirittura non posso manco reclutarlo perché ne ho 9 su 10, quindi lo lasceremo lì. Quindi il mitico Scipione lo abbineremo insieme al mitico Ragnar. Ora, non è il meta perché come nuovo meta c'è appunto quei 2 cinesini del cacchio che sono veramente fortissimi e scassano tutti. Questa possiamo dire che è la seconda marcia fanteria più forte? Un forziere di ferro. Poi, altra cosa, ho fatto un piccolo cambiamento che adesso, al posto di tenere Ragnar primario, mi tengo Scipione. Per il semplice fatto che Ragnar primario è letteralmente un macigno. Invece Scipione è leggermente più veloce, dai. Per il semplice fatto che Scipione si basa sull'abilità di supporto. Infatti se andiamo sui talenti, l'ho personalizzato in questa maniera. Me l'ha consigliato Booty, cioè il mio mitico re. Anche se ho cambiato alcune cose, lui mi consigliava di andare fino in fondo. Invece io mi sono fermato prima, ho potenziato qualcosina in più quassù. E qua. Non lo so, non mi ricordo. Invece Ragnar si basa sulle abilità. Infatti se andiamo a vedere i suoi talenti, l'ho messo qua totalmente sulle abilità per insomma infliggere più danni, ma purtroppo è lentissimo, cioè non mi riesco a muovere, avendo pure una marcia di cavalleria lui rimane troppo indietro e non fa quello che dovrebbe. Cavalleria come sempre, il mitico Nevsky insieme ad Artù. Loro maxati, meno male, li ho maxati. Quindi sono abbastanza carico perché finalmente ho 2 marce maxate, messe bene anche con l'equipaggiamento. Infatti il mio equipaggiamento cavalleria è questo, ora l'ho messo su di lui perché stavo facendo i forti barbari. Comunque, bello, totalmente leggendario, la spadina mi ha data veramente una botta di culo incredibile. E mi è venuta la prima botta, quindi direi perfetto, invece purtroppo tutto il resto è nada. Armamenti invece di cavalleria, se ammessi così, non è proprio un malaccio, magari ci sarebbe da sistemare la difesa che è un po' bassina, ma per il resto non mi lamento, e gli ho messo naturalmente cacciatore con l'ultima autarca che sono riuscito a prendere. Invece il mitico Scipione è messo in questa maniera. Allora c'è un po' da lavorarsi, infatti qui dovrei mettere un bel anellino, ma non ho il progetto, quindi non posso farlo. In questo KVK che arriverà naturalmente lo prenderemo. Gli ho messo la bandierina perché, come ho detto prima, è un po' lenta la marcia, quindi almeno la velocizzo un pochino. E per il resto sì, quindi tutti i pezzettini leggendari. Lo scudino l'ho tenuto perché comunque quel 10% di salute non è male. E il prossimo che dovrei fare quindi è il braccio nuovo e ovviamente l'anello che costa tantissimi materiali. Per quanto riguarda la formazione, lui comunque non è messo male il signorino, eh. Abbiamo attacco 9, difesa 10, salute 10. Gli effetti che hanno anche questi, salute, qui fa danni d'abilità, questo cos'è che non mi ricordo. Facciamo più danni se abbiamo più truppe, del 50%, e qui altri danni d'abilità. Essendo che si basa sui danni d'abilità, direi ottimo. Ora, come sempre, sono qui nel mitico 31 e 38 e ci siamo, e indovinate un po', registrati, almeno siamo nella fase di elezioni straordinarie, nel KVK Lame del Desiderio. Allora, io questo qui non l'ho mai fatto, è la prima volta, quindi
Effettivamente sono abbastanza gasato, vediamo un po' com'è. Anche perché ho letto che c'è la tecnologia della coalizione, almeno me l'hanno pure spiegato un po' i miei compagni, ma non ci ho capito più di tanto. Ho visto che in questa stagione puoi potenziare le unità di grado 4 e 5, nuove unità d'elite. Insomma, hanno una specie di evoluzione. Ma da come ho capito dura veramente poco, quindi si userà giusto nei combattimenti più importanti, diciamo. Come sempre c'è la miniera di cristallo, quella non manca mai. E per finire in bellezza, questo qui è il campo. I campi non sono 4 ma sono ben 6, quindi 2 in più. Infatti come sempre abbiamo il campo del fuoco, della terra, del vento, dell'acqua e guardate un po', campo verde con un alberello e campo alba con una stellina. Insomma, sono i 2 nuovi campi e... vediamo, non vedo l'ora di iniziarlo. Naturalmente non mancheranno qualche bel videozzo sul KVK e vi farò sapere più avanti come andrà, dai. Che tra l'altro appena entro nel KVK io potrei subito prendermi, potete vedere qui ho 180.000 monete e posso subito pigliarmi, dov'è? L'anello. Quindi volendo lo posso prendere subito, poi naturalmente durante... la stagione ne farò altri, quindi probabilmente mi prenderò i materiali perché è quello che mi serve appunto per forgiare l'equipaggiamento. Altra cosa, come potete vedere qui nella tecnologia siamo andati avanti, sto facendo adesso la balistica che in realtà l'ho messa lì per un motivo valido, diciamo così. Per chi non lo sapesse, tra 2 mesi e mezzo più o meno dovrebbe uscire il nuovo Zenith. E dato che finalmente posso fare le T5 mi sono detto aspetto che arrivi lo Zenith e poi pusho. Insomma, butto a fare le T5 e comincio a occupare anche, come potete vedere, gli ultimi edifici che mi mancano da portare al 25 e vedo se riesco a posizionarmi e prendere una bella posizione. Tra l'altro questi qui sono i miei acceleratori, non ne ho tanti, effettivamente ne ho pochi, ne servirebbero un po' di più, ma avendo il fatto che ho la tecnologia da fare qualche costruzione, magari un piccolo boost in più dovrei averlo rispetto agli altri. Tra l'altro la skin che dovrebbe uscire dello Zenith è una skin leadership, quindi dovrebbe essere forse un attacco generale, una roba del genere, insomma di tutte le truppe, non so se sia difesa, attacco o salute, non mi ricordo, ma comunque una roba generale. Perché sì, ho questa qui che è molto bella, leggendaria, mi dà una bella difesa, ma sapete, una generale ancora meglio. Poi naturalmente più avanti vi farò sapere, per adesso sono solamente teorie perché di pratica c'è ben poco. Vedremo in futuro, insomma. Poi, essendo che tra poco inizia il KVK, come potete vedere ho un po' di risorsine, non sono tante effettivamente, ma qui ho le mie 2 belle farm pronte a farmi passare le risorse, quindi sto aspettando, diciamo, che si apra il regno perduto per poi passarmi tutto. Bene, detto questo, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto un piccolo aggiornamento, un piccolo recap di come sta andando avanti il mio bellissimo villaggio, cittadina, insomma, dipende come la vogliamo chiamare. Detto questo, da adesso è tutto, noi ci vediamo come sempre in un nuovo video, bye bye!